Ok, avete visto tutti la copertina. Se avete cliccato il video vuol dire che o non mi conoscete oppure mi seguite e nonostante tutto mi state dando la possibilità di giustificarmi prima che vi iscriviate. Vi chiedo solo di vedere il video. Finite di vedere il video e magari vi riesco a dare il contesto di questa copertina. Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunset e in questo video cercherò di rispondere ad una delle domande che mi avete sempre chiesto di più nei commenti. Come ti immagineresti una serie animata ideale dei Gormiti? Invece di rispondere con la mia pura risposta, ho deciso di rispondere in maniera ponderata, considerando quanti più possibili fattori esterni che io potevo considerare sulla fattibilità e possibile successo della serie stessa, senza modificare però nessun altro aspetto di produzione, quindi nessun gioco da tavolo associato o un videogioco e dei renderli dei Toys to Life. Quindi partiamo dai requisiti per una serie ideale, partendo da quelli forse più noiosi. Quali sono i requisiti da parte della Giochi Preziosi? Osservando le mosse che la Giochi Preziosi ha effettuato negli ultimi circa 20 anni nei riguardi del franchise dei Gormiti, posso concludere che quello che desiderano principalmente è il profitto maggiore, come ogni altra azienda di successo, quindi niente di sorprendente. Però una nota importante. Con il successo iniziale dei Gormiti non ci sono stati grandi investimenti su una serie animata associata al giocattolo, al di fuori di pochissime eccezioni, e anche in serie successive non ce ne sono stati di sostanziali, e questo forse è fatto per seguire quel sorprendente successo iniziale a basso investimento nelle serie animate. Quindi dobbiamo considerare la serie ideale con un budget più basso possibile. Altro requisito che forse potremmo considerare della Giochi Preziosi è la distribuzione, però dal punto di vista di promozione. La serie deve poter essere in grado di pubblicizzare i giocattoli che stanno uscendo in quel momento. Quindi un arco narrativo deve poter finire prima che esca la serie successiva. Ricordiamoci che la serie deve vendere un prodotto. Infine il target. Nonostante il giocattolo sembra diventare un oggetto per ogni età al giorno d'oggi, la Giochi Preziosi si continua a ostinare a puntare al solo unicamente bambini e al massimo le famiglie. Per quanto personalmente credo dovrebbero espandere i loro orizzonti, fidiamoci dei loro addetti e manteniamo il target dei Gormiti. Bambini in età scolastica, delle elementari e medie, in teoria. Dopo queste restrizioni passiamo a qualcosa di un pochino più leggero. Quali sono i requisiti che bisogna seguire per poter rendere la serie gormitica dal mio punto di vista? Ognuno si concentrerà su aspetti diversi. Questi sono quelli su cui mi concentro io, che sono più un fan delle prime serie, dei corti originali. Allora, prima di tutto bisogna avere dei personaggi gormiti. La mescolanza umano-gorm è carina, certo, ma secondo me non dovrebbe essere il focus iniziale, specialmente non per un reboot completo. Questo requisito inoltre include un'altra interpretazione, cioè che i gormiti devono sembrare gormiti. Ho fatto un video in cui analizzo la definizione di gormita, se non l'avete visto ve lo consiglio, lo metto nella scheda. Però per lo scopo di questo video considerate un gormita come una creatura umanoide mostruosa basata su un elemento della natura, che è un aspetto che negli anni si è perso sempre di più, tanto valeva generare nuovi franchise. Guardate il video, ne approfondisco questo argomento. Passando allo stile narrativo, invece la serie deve avere un'impronta epica. Le prime serie dei Gormiti sono introdotte e concluse da un narratore esterno, che ci racconta gli eventi dell'isola di Gorm già avvenuti in un lontano passato. Una peculiarità però tipica dei giocattoli per bambini è che la storia non è conclusa. Gli eventi narrati lasciano un'apertura narrativa per portare ai bambini giocanti l'opportunità di completarla con le proprie storie all'interno del gioco. L'arco narrativo si completerebbe ugualmente, però solo quando è uscita la serie successiva. Prendiamo ad esempio la terza serie. L'Eclissi finale, il corto associato alla terza serie, riprende direttamente dove il Grande Inganno aveva lasciato la storia aperta. Il Grande Inganno è l'arco narrativo associato alla serie Atomic. Quindi Elio ha satellito i popoli, sono diventati tutti atomici e si affrontano sull'isola. Nell'Eclissi finale quindi ci viene dato l'esito di questi scontri. L'alleanza del male era troppo potente e i popoli del bene sono stati sconfitti. Quindi avviene un miracolo e torna il sommo luminescente. Appaiono i popoli serie 3 del bene e del male, c'è una tensione generale sull'isola, quando a un certo punto entrambe le fazioni si armano per un conflitto finale sulla Valle del Destino. Lo scontro non viene approfondito e viene lasciato aperto, così da permettere ai bambini a casa di completare la storia giocando.
Poi, mesi dopo, con i corti Mythos, ci viene dato l'esito dello scontro, per poi finire con un finale aperto nuovamente. E questa struttura viene ripetuta fino alla cartoon. Infatti questo aspetto è andato perso con la standardizzazione del mezzo narrativo e i cartoni animati più popolari in quel periodo. Quindi le serie animate successive optano per una serie di episodi e quindi autoconclusive e che non lasciano un finale aperto, quindi meno spunti al gioco. In un certo senso l'idea era: il bambino si crea una di queste storie da per sé a casa, che ha il suo perché, ma secondo me non appartiene ai Gormiti. Stranamente, la serie Legends era riuscita in questo stento nel primo episodio, però là ci sono altre problematiche che tratteremo. Serietà. Per quanto questo aspetto sia parzialmente incluso nel punto precedente, dell'epicità, volevo sottolinearlo maggiormente. Nelle prime serie dei Gormiti, l'atteggiamento nei confronti degli eventi sull'isola era serio sia dalla parte dei personaggi che dalla parte della narrazione del narratore. Certo, c'era comunque dell'umorismo, ma non era il punto focalizzante delle scene con esso. Ed era in un certo senso diegetico, cioè parte all'interno del mondo. Questo invece non è il caso per esempio della serie Legends, che ho criticato parecchio su questo canale, anche se forse questo aspetto non l'ho presentato molto bene. Nella Legends le battute le fanno fra di loro in maniera intanto diegetica, ma molti dialoghi ed eventi non sono fatti per portare avanti la storia, sono proprio scene per provare a generare una risata nello spettatore. E questo è un aspetto che secondo me non appartiene ai Gormiti. Tutte le scene comiche dei primi corti portavano comunque avanti in un certo senso la storia e non erano il punto focalizzante di quelle scene. Buona animazione. Per quanto i corti vecchi non siano un granché, ma li rispetto ugualmente, una buona animazione aiuta la fidelizzazione del pubblico. Serie e film d'animazione dotati di una buona qualità tecnica sono sempre apprezzati e inoltre ad anni di distanza possono permettere una più facile ritorno al franchise e perfino evitare l'abbandono. Basta pensare a Dragon Ball, che per quanto l'anime avesse una qualità altalenante, è rimasto comunque il primo anime di bambini di più generazioni differenti, anche soltanto con la stessa serie, e oggi maree di adulti acquistano prodotti del franchise. L'animazione di ottima qualità, anche soltanto di alcune scene, ha permesso il ritorno anche grazie all'internet. E molti di quelli che oggi sono tornati alla community dei Gormiti e che probabilmente mi seguono, sono tornati anche grazie ai corti Final Evolution. Ad oggi la serie animata più apprezzata dei Gormiti. Al contrario invece la Natural List era su carta un'ottima serie, era scritta bene, aveva una buona storia, aveva dei buoni personaggi, ma secondo me il suo fallimento è dovuto in gran parte all'animazione scadente. Però l'animazione è costosissima da produrre e serve un punto di riferimento per un minimo, dato che il costo è quello che dobbiamo considerare. Negli anni gli standard minimi di qualità di animazione si sono alzati parecchio e anche i costi si sono ridotti. Personalmente non sono granché selettivo sulla qualità dell'animazione, c'è un certo limite sotto il quale è assolutamente no, ma tutto ciò che è sopra mi può andare bene. Un punto di riferimento secondo me è l'animazione 3D all'interno dei Gormiti. Non ce li vedo granché in 2D, a patto che non si faccia una cosa molto grande, una cosa molto figa. Per i Gormiti secondo me il 3D va benissimo, sono parte della loro identità. Dato che i miei standard minimi non sono molto alti, anche una qualità tipo quella della Legends mi sta bene, che ad oggi è abbastanza standard. Una richiesta che però rimane è che se una serie del genere dovesse andare bene, un investimento per produrre qualità maggiore lo pretendo, diciamo, invece del decremento che c'è stato dalla seconda serie alla Mythos. Questa l'aggiungo al volo, che non so perché non l'ho scritta nello script. Un altro fattore importante è una buona qualità tecnica generale della serie, non solo l'animazione. Quindi ci vogliono buoni scrittori, buoni sceneggiatori, buoni modellatori e così via. Lo do un po' per scontato, per produrre una buona serie. Altra cosa che non ho inserito, per qualche motivo, è la concentrazione un pochino più sui personaggi, che certo ricade sempre in buona qualità generale nella scrittura, dialoghi eccetera, ma una buona caratterizzazione dei vari personaggi. Vende di più. Cioè abbiamo visto nella serie 2018 ad esempio dei Gormiti che approfondendo, facendo meno personaggi più approfonditi, attirano di più in un certo senso. In un'era poi nell'internet in cui si fanno gli edit su Aoki e Aaron, ti fai fare pubblicità gratuitamente facendo dei buoni personaggi. Non so come dire.
La Legends più o meno vagamente ci ha provato. Non è riuscita benissimo, forse perché gli episodi erano poco concentrati sui personaggi stessi e forse erano troppo stereotipati, però ci ha provato. La cartoon invece dall'Eclissi Suprema in poi, diciamo che ha un po' abbandonato questa cosa. I personaggi secondari appaiono in un episodio, non sappiamo niente di loro, abbiamo una vaga percezione, ma se non sono Berz, non sono approfonditi. Ed è un problema. C'è tanta difficoltà a produrre gli edit di Gormiti. Ve lo dico perché ci ho provato. Bisogna fare engaging degli spettatori. Almeno quei personaggi. Tornando allo script, qua abbiamo una richiesta un po' personale. Un rifacimento fedele delle prime serie. Si potrebbe tranquillamente proseguire con seguiti o con un reboot totale che però mantengono lo stile originale, ma io preferirei di gran lunga riprendere i contenuti originali. Capisco che non potrebbe essere l'ideale rifare la prima serie per la quarta volta e ci potrebbero anche essere casini legali, ma tra le ragioni per cui ho aperto questo canale c'è l'idea che i Gormiti non sono mai stati sviluppati appieno. Montagne e montagne di personaggi disegnati per essere solamente comprati e non apparire da nessuna parte al di fuori della loro figure o carta. Un mondo fantasy costruito, citato e mai approfondito, lasciato in sospeso in uno stato vago. Lo trovo uno spreco pazzesco e tutte le serie che provano ad approfondirlo sono le stesse che lo snaturano in altri aspetti, come la cartoon che cominciava un po' a fare un buon lavoro a riguardo e le serie successive hanno solo fatto peggio. E direi di fermarci qua sui prerequisiti da parte mia, su cos'è una serie dei Gormiti nello specifico. Sono davvero tanti prerequisiti, specialmente rispetto a quelli che metterebbe la Giochi Preziosi. Sono davvero così tanto pretenzioso? Sì e no. Ad oggi c'è tanta competizione su questo aspetto delle serie, di creare un franchise, l'affiliazione. Però le grandi aziende stanno cominciando un po' a non considerare tutti questi aspetti nel generare una nuova serie su un franchise morto o risuscitato. E da un po' di tempo si sente il bisogno di un qualcosa di bello prodotto da una grande azienda per riconfermare: guarda, noi i soldi ce li abbiamo e dato che ce li abbiamo li usiamo bene. Non lo sento più da parecchio tempo. Infatti molti studi indie online stanno cominciando a generare una competizione gigantesca agli studi più potenti. E quindi abbiamo visto la Giochi Preziosi, abbiamo visto me, vediamo invece il mercato. Cosa può vendere? Cosa interessa ai bambini d'oggi? La situazione è cambiata parecchio negli ultimi anni. Come posso sapere cosa va di moda in questo periodo? Il modo più veloce è volgere uno sguardo a quella parte dell'internet che approfitta della mancanza di senso critico di chi lo abita. Coloro che hanno venduto la loro anima per il profitto, rovinando la salute mentale dei suoi spettatori. Sto parlando delle content farm, i canali che prendono tutto ciò che è popolare e lo usano al proprio piacimento per attirare l'occhio dei bambini su internet. E quindi guadagnare dalle miliardi di pubblicità che vengono propinate loro. Qualsiasi cosa che abbia successo viene eventualmente sfruttato da queste content farm senza pudore. Oggi faremo lo stesso con loro, per capire cosa piace ad un bambino. Analizzando questi canali, per lo più si tratta di contenuti presi da videogiochi popolari. Principalmente mascot horror come FNAF, Poppy Playtime, bla bla bla. Successivamente ci sono altri videogiochi popolari come Among Us, Friday Night Funkin', Minecraft, chi più chi meno al giorno d'oggi. A parte i videogiochi che meriterebbero un discorso dedicato, abbiamo chiaramente poi i supereroi della Marvel per i maschietti e le principesse Disney per le femminucce, recitando l'Elsa Gate con Elsa e Spider-Man ovunque. Ciò che resta è per lo più derivante da serie TV popolari anche dagli adulti, poi rimaneggiate da questi canali all'inverosimile per renderli più appetibili per i bambini, spesso solo visivamente. Togliete YouTube ai bambini, o almeno dateglielo sotto la vostra supervisione, per piacere, neogenitori, per piacere. Primo fra tutti Squid Game, ovviamente, ma quello che trovo strano è l'uso delle web serie popolari, ad esempio di Amazing Digital Circus oppure Hazbin Hotel. Ma fra tutti questi prodotti che ho menzionato, che vengono rubati senza pudore dalle content farm, mi sono trattenuto di citare uno nello specifico, apposta perché è quello che approfondiremo. Skibidi Toilet. Non andate via, prima sentite cosa vi ho da dire, vi prego. Allora,
Partiamo col dire che questo video è nato proprio perché ho guardato Skibidi Toilet. Ho iniziato perché stavo facendo lo scemo, stavo poltrendo sulla sedia, cercando di non lavorare in alcun modo ai progetti dell'università e mi stavo sciogliendo mentre lo stavo guardando. Ma dopo qualche minuto la mia mente ha cominciato a filtrare via quella traccia musicale terrificante e ho cominciato a vedere la serie per quello che era veramente. Skibidi Toilet è il corrispondente odierno dei Gormiti. Ok, ho tirato troppo la corda, mi scuso, ma pensateci. Quando eravamo piccoli noi, i Gormiti erano considerati un prodotto becero per bambini fatto solo per spillare soldi ai genitori che li avrebbero rovinati. Magari per qualcuno era vero, ma i rimasugli di questa ideologia sono rimasti ancora adesso. Pensate che qualche anno fa Renzi, Conte e Salvini avevano litigato dandosi del Gormita a vicenda. Quindi, prima di giudicare, considerate che Skibidi Toilet ha attirato molti bambini e vi posso confermare personalmente che c'è un motivo per questo. Quindi lasciatemi spiegare così che magari, forse, posso provare a farvi capire anche a voi. Skibidi Toilet è cominciato come un meme prodotto da DaFuqBoom, un canale che faceva video ironici usando Source Filmmaker. In quel periodo aveva cominciato da poco a fare video sotto forma di shorts, usando audio popolari. E quando ha pubblicato il primo Skibidi Toilet ha avuto un successo fuori dal comune. Ha cominciato quindi a sfornarne altri successivamente per approfittare di quel successo iniziale. Ad un certo punto però si può notare che ha deciso di non lasciare che questo finisse solo come un trend temporaneo. Quindi ha iniziato a costruire una storia attorno al concetto assurdo di una testa dentro un water. E sta continuando a svilupparla ancora adesso. Viene pubblicata attraverso gli shorts, ma dopo un po' ha cominciato a produrre episodi estesi in 16 noni con parti non mostrate nel formato video breve. Se dovessi riassumere la storia in poche parole, direi che parla di una forza di resistenza che si oppone agli Skibidi stessi. Un conflitto fra bene e male dove combattenti sempre più potenti appaiono per aiutare ciascuna fazione, portando il combattimento a dei livelli sempre più alti. Vi suona familiare? Beh, perché è proprio quello che facevano ai tempi i Gormiti. Ci sono non poche similitudini fra i due franchise. Le creature sono divise in fazioni, ciascuna comandata da un capo più grande degli altri. Quando una fazione si potenzia, anche l'altra fa lo stesso. Ci sono scontri continui e ciascun personaggio è dotato di abilità peculiari che usa per compiere violenze atroci sugli avversari. C'è perfino un tradimento a un certo punto. Se posso osare, devo ammettere che alcuni degli svolgimenti di Skibidi Toilet sono persino più intricati e seri di quelli dei Gormiti. Ok, ho nuovamente superato il limite, scusatemi. Per farmi permolare direi di terminare il video con l'esito di questa analisi della mia serie ideale, scegliendo però questo prodotto come fonte di ispirazione per un'ipotetica serie contemporanea dei Gormiti, dato l'infinito successo che ha ricevuto negli ultimi anni, con video con centinaia di milioni di views e che continua a farne decine di milioni anche dopo 3 anni. Quindi, come dovrebbe essere questa serie dei Gormiti? Mettiamo le teste di Magmion e Lavion nei Vater e la chiudiamo lì? Certo che no, mio caro, non hai capito cosa voglio prendere da Skibidi Toilet. Non i design o la storia, ma il mezzo narrativo. Skibidi Toilet ha una narrazione estremamente interessante dal mio punto di vista, che riprende molti degli aspetti menzionati in questo video. Ogni episodio infatti non è mostrato come la maggior parte delle serie standard, ma è tutto in prima persona. Gli eventi sono mostrati dal punto di vista di un soldato qualsiasi in questo enorme conflitto. I protagonisti sono infatti delle macchine con enormi videocamere come testa e che condividono tutto quello che vedono con i loro compagni. Così che facendo non si richiama solamente un po' l'elemento videoludico che va tanto di moda in questo periodo, ma si permette di mostrare appieno la pericolosità del campo di battaglia e la potenza dei combattenti. Specialmente quando i nemici che ci attaccheranno direttamente e ci mostreranno quello che sono capaci direttamente sulla nostra pelle. Non si ha nemmeno la certezza di sopravvivere, dato che molti episodi terminano con uno statico a simbolizzare la sconfitta nello scontro. L'horror e il grottesco viene sottolineato il più possibile, senza però cedere nel gore più puro, ciò che fanno, ad esempio, i mascot horror per essere popolari fra i bambini. Questo mezzo, inoltre, permette di aumentare l'immersione da parte dello spettatore all'interno del conflitto ed è un po' come quando alla fine dei Corti dei Gormiti il vecchio saggio diceva chissà quale sarà il principe di Gorm che ci salverà. Qui
Tu sei all'interno della serie, tu stai osservando il conflitto dagli occhi di altri soldati, magari tu saresti il prossimo. Inoltre, fasi importanti del conflitto, come due titani che si affrontano, sono osservati direttamente dal campo di battaglia, permettendo quindi di osservare questi scontri senza necessariamente prendere il punto di vista di uno dei due combattenti. Tornando ai nostri requisiti, il mezzo di distribuzione, lo stile di animazioni, le caratteristiche narrative, i costi e tutti i requisiti menzionati nel video sarebbero coperti con un approccio del genere. L'unica cosa che manca sarebbe una sicurezza di successo, ma al giorno d'oggi con serie costosissime che floppano a destra e manca e robe a caso su internet che ricevono un seguito assurdo, non si può immaginare cosa può andare bene e cosa no. Diciamo che basterebbe una presenza attiva sui social con maggiori interazioni con la community e non quella roba che hanno fatto con la New Era. Mi dispiace se devo criticarla proprio così chiaramente, con i credits nei TikTok stessi. Non hanno capito che se metti clip della serie devi lasciare ambiguo che serie è e dove guardarla. So che sembra stupido, ma adesso devi fare così. Vorrei approfondire, ma non lo faccio. Quindi, come potremmo immaginare una serie del genere? Beh, ecco la mia proposta. In questo rifacimento della prima serie potremmo prendere le veci in un certo senso dell'occhio della vita, usato dal vecchio saggio per osservare cosa succede sull'isola attraverso gli occhi dei suoi abitanti. Così facendo possiamo sia osservare l'isola in prima persona che effettuare presentazioni di eventi accaduti raccontati dal vecchio saggio e rappresentati all'interno dell'occhio stesso. Gli eventi quindi potrebbero essere quelli della prima serie senza grosse modifiche, semplicemente presentati dal punto di vista dei gorbattenti, che si trovano prima ad affrontare le creature laviche e poi a vicenda tra gli altri popoli. Così facendo si può dedicare ciascun episodio ad un gormita principale diverso e quindi approfondirlo un minimo, anche solo dal punto di vista dei suoi poteri, visto chiaramente dai suoi subordinati. Il mezzo può essere tranquillamente utilizzato per raccontare la storia che si vuole in realtà, ma si ha il vantaggio che una produzione simile in formato shorts può essere fatta in maniera estremamente economica, considerando che i 180 episodi in short di Skibidi Toilet coincidono in meno di 3 ore di contenuto. Praticamente la Legends corrisponderebbe a tipo 30 episodi, 10 all'anno, e la qualità di Skibidi è molto bassa. Magari si può mantenere comunque quella superiore alla Legends apposta proprio perché costa così poco. La stagione poi io la suddividerei così: una prima parte tipo 3-4 episodi in cui ci viene narrato cos'era successo prima della creazione dell'Occhio della Vita, il massacro dei gormiti originali, il ritorno dei gormiti nel vulcano, il vecchio saggio che piange e la nascita dei nuovi gormiti. Poi si avranno un qualche episodio che ci fa vedere la vita quotidiana dei gormiti e successivamente il Valladoin. Da qui in poi si può prendere la prospettiva di ciascun soldato che affronta, assieme a altri gormiti secondari, gli eserciti avversari del vulcano per un qualche episodio e infine scontro finale fra i signori Magmion e Lavion. Arriva Magor, incantamento, tutti quanti si odiano e qualche episodio di chiusura dei vari gormiti che si affrontano l'uno contro l'altro, per poi andare in direzione del chissà cosa succederà sull'isola di Gorm e il nuovo signore, il nuovo principe di Gorm arriverà e l'alba di una nuova era, bla bla bla. So che così sembra tutto molto 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 vago, quindi ho preparato un animatic per voi. Complimenti, schienacciaio. Sei potente come mi era stato detto. Ma hai abbassato la guardia. Andate con lui, vi porterò dove potrete vedermi meglio, sconfiggere questo mostro cattivo.
spero che vi sia piaciuto. Questo l'ho fatto in veramente poco tempo nella preparazione del video, quindi l'ho fatto un po' di fretta e furia, ma spero di aver fatto capire bene più o meno la struttura che potrebbe prendere. Niente, quindi questa è la mia opinione ponderata sul momento storico in cui ci troviamo, su quale sarebbe la mia serie ideale dei Gormiti. In realtà è quale sarebbe la serie ideale dei Gormiti adesso, non la mia serie dei Gormiti ideale. Però dato che avevo visto Skibidi Toilet mi aveva gasato. Questo video l'ho scritto tipo un anno fa, l'ho riscritto 7 volte. Niente, io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, spero di non perdere più di 100 iscritti, soltanto avendo fatto questo video, quella copertina clickbait. Ringrazio per arrivati a questo punto. Se volete, insultatemi nei commenti, tanto me lo aspettavo, sinceramente, me lo aspettavo. Se volete, ho scritto come esercizio d'università quella cosa lì dell'animatic, l'ho scritta a testo. Mi è piaciuto un sacco come è venuta, quindi magari ve la linko nei commenti, nella descrizione. Mi è piaciuta parecchio, l'avevo fatta anche leggere in live, era piaciuta anche a quelli che stavano là, quindi se volete leggetevela, ci sono un po' di errorini, un po' di ripetizioni un po' bruttine che potevo evitarmi, ma vabbè. Io spero che dopo questo non mi odiate. Ok?